Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Spesso ci viene chiesto come facciamo con la sicurezza all'interno del nostro van. Come sapete, normalmente abbiamo le nostre chiusure di emergenza e quant'altro, ma in movimento, in viaggio o quando siamo lontani come facciamo? Per sopperire a questo problema abbiamo preso una dashcam della Vantrue, che ora vi mostriamo e vi illustriamo in tutte le sue caratteristiche. Il modello in questione di cui vi parliamo è la Vantrue Elements 3, la cui particolarità è quella di avere ben 3 telecamere in una. Avete capito bene, 3 telecamere. In questo modo noi possiamo monitorare tutto quanto ciò che accade sia esternamente al nostro van ma anche internamente. Questo sia mentre viaggiamo ma anche quando lasciamo il nostro Charlie incustodito. E questa è la cosa che più ci piace di questa dashcam, perché ci permette di sapere in ogni momento cosa è successo al nostro van. Immaginiamo ad esempio di essere andati a fare un giro per fare delle foto e delle riprese. Quando torniamo troviamo delle ammaccature sul nostro Charlie, speriamo di no perché speriamo sempre che ciò non accada. La nostra dashcam può rilevare gli urti e quindi registrare l'accaduto. Oppure mentre viaggiamo, qualora dovesse, anche qui speriamo non accada mai, dovesse accadere un incidente, possiamo dimostrare la nostra completa innocenza tramite la registrazione della dashcam. La dashcam infatti è un accessorio molto importante, soprattutto quando si guida, e che ci aiuta anche ad avere dei forti sconti in alcuni casi con le nostre compagnie di assicurazione. Infatti in caso di rivalsa con una compagnia di assicurazione in caso di urto possiamo avvalerci della dimostrazione delle riprese della dashcam. Come funziona la dashcam? Semplicemente nel momento in cui l'accendete lei inizia a registrare qualunque cosa accada sia frontalmente sia posteriormente e sia all'interno del mezzo. Viene fatta una registrazione in loop continua e quando la scheda memoria è piena la registrazione va a sovrascrivere le riprese più vecchie. In questo modo noi abbiamo sempre la totale registrazione di tutto quanto accaduto nelle ultime ore, giorni, in base alla capienza e alla risoluzione usata per registrare i video sulla vostra scheda di memoria. Ma andiamo subito a fare l'unboxing e ad aprire la scatola che contiene la telecamera. Vedete, è molto piccola e compatta e anche di design. La andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è al suo interno. Vedete che una volta aperta abbiamo subito il libretto delle istruzioni. Libretto delle istruzioni che è in varie lingue, quindi tra cui inglese, tedesco, francese e polacco, ma non c'è l'italiano. Comunque l'inglese è molto semplice e intuitivo. Si capisce molto bene, ci sono spiegate tutte le funzioni e anche a colori, quindi il libretto delle istruzioni direi che è veramente fatto bene. Abbiamo poi un promemoria di come collegare i cavi. Come vedete avremo all'interno un cavo per l'accendisigari che va ad alimentare la telecamera. Poi abbiamo un altro cavo che va a collegare la telecamera posteriore a quella frontale principale. Qui per esempio ci fa vedere che le due telecamere non vanno collegate in questa maniera, ma il cavetto di collegamento va messo qui sopra, perché da questo lato va inserito il cavo di alimentazione. Abbiamo poi varie scatoline che contengono i vari pezzi. Le andiamo tutte ad estrarre e vediamo cosa c'è al loro interno. Qui abbiamo anche un panno per pulire il vetro prima di andare ad attaccare gli adesivi. Abbiamo delle pellicole elettrostatiche che ci aiutano per l'installazione della telecamera sul parabrezza, e poi abbiamo anche degli adesivi che avvisano eventuali persone che dovessero circolare intorno alla macchina che stiamo effettuando delle riprese. Quindi abbiamo una dashcam a bordo che potrebbe riprenderli mentre fanno qualcosa che non devono fare. Quindi un avviso di fare i bravi. Questo è tutto il contenuto della scatola. Qui abbiamo un comodo telecomando che possiamo attaccare con il nastro adesivo in un punto accessibile e che non ci dia noia durante la guida, e sostanzialmente ha due funzioni. Vedete, ci sono due tasti
Uno serve per attivare e disattivare la registrazione dell'audio qualora volessimo nascondere dei dialoghi, una telefonata, qualunque cosa dalle nostre registrazioni. Con il tasto invece principale, dal momento che la telecamera registra in loop continuo, possiamo decidere di registrare una parte dei video che magari riteniamo essere interessante, che vogliamo conservare, e possiamo anche scattare delle fotografie. Infatti la dashcam registra in modalità Full HD da tutte e tre le telecamere contemporaneamente, e queste registrazioni vanno a finire sulla vostra scheda di memoria. Però poi le registrazioni vanno in loop e quando la memoria è piena si cancellano quelle più vecchie. Ma se voi state per esempio guidando, come facciamo noi, ad esempio facciamo una strada panoramica molto bella, possiamo decidere di salvare dei filmati che poi magari vogliamo conservare nei nostri ricordi. Possiamo con questo tasto premerlo mentre stiamo attraversando ad esempio una bella strada piena di tornanti, registreremo quel tratto di strada e lo potremo conservare anche dopo giorni senza perdere le immagini. Qui abbiamo un'altra busta dove abbiamo la telecamera principale. Questa, come vedete, è la telecamera frontale. Abbiamo questa carta da rimuovere, la andiamo subito a levare e vedete subito il design, che è molto bello, è molto piccola e compatta, vedete, entra in una mano. Questa è la lente grandangolare principale, quella che andrà a registrare tutto ciò che accade sulla strada. Dal lato opposto abbiamo il monitor dove possiamo visualizzare il video, e da questa parte un'altra telecamera. Questa telecamera, sempre grandangolare di 160 gradi, riprenderà tutto ciò che accade all'interno dell'abitacolo. Nella parte sottostante poi ci sono i vari tasti di controllo. Qui abbiamo l'ingresso per la scheda SD, il tasto di accensione e spegnimento, l'attacco per il supporto al parabrezza e i vari ingressi per i cavi USB-C. Andiamo ad aprire anche quest'altra scatolina dove dentro abbiamo diversi accessori. Qui abbiamo diverse placche adesive della 3M, qui abbiamo il supporto per il parabrezza anteriore, sempre con l'adesivo della 3M, e quindi non faremo altro che collegare il braccetto con la telecamera. Vedete come viene? Abbiamo poi questo accessorio che serve ad aiutarci ad inserire i cavi sotto le plastiche del veicolo, quindi quando dobbiamo far passare il cavo di collegamento tra le due telecamere e l'alimentazione, grazie a questo accessorio possiamo aiutarci a far passare i fili. La possiamo anche utilizzare per far aderire queste plastiche antistatiche sul parabrezza, quindi per rimuovere eventuali bolle d'aria. Qui, come vedete, abbiamo la presa dell'accendisigari che serve ad alimentare la telecamera. La cosa positiva di questa presa è che comunque abbiamo una presa USB e quindi qui possiamo attaccare ad esempio il cellulare per ricaricarlo. Qui abbiamo un altro cavo USB e dentro quest'ultima scatolina abbiamo un cavo lunghissimo che serve a collegare le due telecamere. Fate conto che la telecamera principale andrà posizionata vicino allo specchietto retrovisore all'interno del veicolo, sul parabrezza frontale, mentre la telecamera posteriore andrà messa sul lunotto posteriore. Capite bene che c'è una lunga distanza di diversi metri da coprire. E con questo cavo riusciamo tranquillamente, dovrebbero essere 6 metri, così dal manuale, e quindi anche noi che abbiamo un van molto lungo dovremmo essere in grado di collegare senza problemi le due telecamere. E questa, ragazzi, è la telecamera posteriore, vedete, è veramente piccola, è incredibile. È una telecamera veramente minuscola, il braccetto adesivo è anche regolabile, quindi a seconda dell'inclinazione del vetro possiamo posizionarla in tutte le maniere possibili. Abbiamo voluto prendere queste dashcam per vari motivi. Primo, la sicurezza, quindi vogliamo essere tranquilli che, siccome siamo sempre in viaggio, venga registrato tutto quanto ciò che accade lungo il nostro tragitto. In più vogliamo essere sicuri che quando lasciamo il nostro van nei parcheggi, nelle città, in qualunque posto, sia preservata la sicurezza del van stesso, quindi in caso di collisioni, urti o quant'altro noi possiamo comunque registrare tutto quanto quello che accade. E poi ultimo motivo, ma non per ultimo, comunque è una telecamera che registra dei video in Full HD e facendo video su YouTube anche noi
spesso ci piace inserire all'interno dei nostri filmati anche delle riprese dal parabrezza della strada che percorriamo. Un'altra particolarità molto interessante di questa telecamera è che fa anche i time lapse. Con la dashcam possiamo addirittura registrare dei filmati in time lapse, e quindi ad esempio facciamo una bella strada panoramica e ci piace registrarla e la vogliamo immortalare in pochi secondi. Non facciamo altro che abilitare il time lapse e in questo modo trasformiamo magari 10 minuti di strada in pochi secondi di video sul nostro canale. L'installazione di tutti questi prodotti è molto semplice, semplicemente bisogna applicare questo adesivo elettrostatico sul parabrezza dopo averlo pulito bene, e la telecamera andrà attaccata sopra di esso. In questa maniera abbiamo garantita una presa ottimale. Successivamente andremo a far passare il filo d'alimentazione sotto le plastiche. Nel nostro caso faremo passare il cavo qui dentro, vedete qui c'è, basta con il dito alzare la protezione e infilare il filo qua sotto. Lo facciamo passare tutto lungo la cornice, poi lo facciamo passare sotto il montante e per ultimo andiamo ad attaccare la presa all'accendisigari. Come vedete ragazzi, il sole sta tramontando, noi ci troviamo su una spiaggia qui in Sicilia. Siccome la dashcam l'abbiamo presa proprio di recente, la dobbiamo ancora installare. Ora dobbiamo studiare bene dove posizionarla. L'idea è di metterla più o meno in questa posizione. Potremmo ad esempio fissarla qui. In questa maniera la telecamera frontale è in grado di riprendere tutto l'abitacolo. Vedete, abbastanza, io penso che qui possa andare bene, e la telecamera frontale registra tutta la strada, mentre la telecamera posteriore la andremo ad installare sul vetro di una delle due portiere posteriori. Però intanto vi voglio far vedere come funziona. Quindi ora prenderemo una nostra power station, collegheremo il cavo d'alimentazione alla power station, così l'accendiamo e vediamo subito le sue funzionalità. Allora, come vedete, proviamo ad attaccare la presa da accendisigari alla nostra power station. Colleghiamo il cavetto, accendiamo la power station, accendiamo poi questo pulsante, vedete si è acceso anche l'alimentatore, e andiamo ora a collegare il cavetto alla dashcam. Quindi lo mettiamo qui così. Come diamo alimentazione, vedete che la telecamera si è accesa, appare la scritta Van True. Andiamo a selezionare il linguaggio, c'è anche l'italiano, scegliamo l'orario di Roma, possiamo scegliere l'unità di velocità perché la dashcam tramite il GPS integrato ci registra anche la velocità a cui stiamo viaggiando, molto utile ad esempio se vogliamo contestare una multa per un limite di velocità superato. Abbiamo già due modalità di ripresa, abbiamo una telecamera frontale che riprende tutto quello che c'è davanti e una telecamera interna. Noi possiamo anche switchare le due telecamere, oppure possiamo decidere di guardare solamente la telecamera frontale o solamente la telecamera interna. Qui mi segnala i chilometri orari, mi segnala 0 perché infatti siamo fermi, e poi ci sono tutta una serie di comandi che possiamo abilitare o disabilitare. Premendo questi tasti posso decidere di dare la priorità alla telecamera frontale, alla telecamera che riprende me in questo momento, quindi quella dell'abitacolo, oppure di vedere entrambe le telecamere. Ora vado a inserire anche la seconda telecamera, in questo modo sul display avremo la visione di 3 telecamere. Il bello di questa dashcam è che nel momento in cui voi accendete il motore e lei rileva tramite il cavo dell'accendisigari che gli arriva energia, lei inizia a registrare da sola. Voi non dovete mai premere rec o stop ogni volta. La macchina, come si accende, fa accendere la telecamera e lei inizia a registrare. Quando invece lasciate la macchina o il van o il camper in un parcheggio e volete registrare tutto ciò che accade nel parcheggio, siete costretti ad utilizzare un'alimentazione esterna, perché quando spengete il quadro ovviamente anche l'accendisigari si spenge, quindi dovete avere un'apparecchiatura esterna che vi alimenti la telecamera, quale può essere una power bank, oppure potete attaccare il cavo dell'accendisigari direttamente a una power station come stiamo facendo noi in questo momento, oppure la potete attaccare a un pannello di controllo come quello che abbiamo noi qui. L'importante è che la dashcam sia sempre alimentata, perché altrimenti non riprenderebbe nulla. Quindi quando il veicolo è parcheggiato e il quadro è spento, dovete assolutamente
assicurare una corretta alimentazione esterna. A questo punto attacchiamo anche la telecamera posteriore. Basta collegare il cavetto USB-C da un lato e l'altra estremità del cavetto su quest'altra porta. Ecco, la dashcam ha rilevato la seconda telecamera e infatti abbiamo 3 immagini, una principale e 2 più piccole. Con il tasto di selezione io posso decidere quale telecamera mettere come prioritaria e le altre in rotazione, oppure posso dare la priorità a una telecamera piuttosto che un'altra. Una cosa molto importante: qualunque telecamera voi stiate mostrando sul display o qualunque combinazione di telecamere voi stiate visualizzando, la dashcam riprenderà sempre da tutte e 3 le telecamere contemporaneamente e verranno salvati i file sulla scheda. Nel momento in cui dovesse accadere un impatto, una collisione, oppure in un parcheggio doveste essere colpiti da un mezzo, la telecamera che riprende tutto quello che accade in loop andrà a rilevare attraverso dei sensori il fatto che ci sia stata un'anomalia, quindi ad esempio un urto, oppure che qualcuno abbia spaccato ad esempio un vetro del veicolo per rubare all'interno, e quel video verrà registrato e salvato in una cartella a parte e quindi conservato per sempre. Ovviamente la registrazione inizierà diversi secondi prima dell'urto, perché comunque la telecamera sta registrando in loop. Nel momento in cui viene rilevato un urto, il software interno della telecamera preleva quel pezzo di registrazione antecedente di 5-10 secondi e andrà a salvare un filmato che servirà poi a voi per capire cosa è successo, eventualmente per prendere anche il numero di targa di chi vi è venuto addosso e magari poi è scappato via. Nella parte superiore vediamo la qualità di registrazione. In questo caso mi dice che la telecamera principale frontale è da 1440p, 1080 per quella dell'abitacolo e 1080 per quella posteriore, il tutto a 30 frame per secondo. La dashcam è anche controllabile attraverso un'app dedicata e quindi attraverso il segnale wifi e bluetooth potete controllare la dashcam sul vostro telefono, accenderla, spengerla, salvare i filmati che vi interessano, sfogliare la libreria di video salvati ed eventualmente anche scaricarli, oppure attraverso il cavetto che subì in dotazione, un USB-C da un lato e USB normale dall'altro, potete scaricare i file dalla dashcam sul vostro computer per estrarli ed eventualmente usarli ad esempio come facciamo noi in un montaggio video dove raccontiamo il nostro viaggio. Tra le varie funzioni poi della dashcam abbiamo anche il riconoscimento vocale, quindi voi potete dare dei comandi che ovviamente sono in inglese, ve li dovete anche segnare, e attraverso i quali voi potete dire alla telecamera di scattare una foto, oppure di accendere o spengere il monitor, oppure di registrare e salvare una parte importante di video. Potete anche dire alla telecamera di non registrare l'audio se ad esempio state ricevendo una telefonata, vi squilla il telefono, voi dite alla telecamera, alla dashcam, non registrare il video, lei smetterà di registrare il video con l'audio e voi potrete fare la vostra telefonata tranquillamente. Fatta tutta questa premessa, noi ora passiamo all'installazione sul nostro veicolo di tutto il kit e poi la proveremo anche in viaggio, quindi vedremo come riprende la notte, perché la telecamera ha anche la visione notturna e quindi ha una qualità veramente elevata. La dashcam monta un sensore della Sony veramente prestazionale e ha una qualità video eccezionale che riprende anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa però è una cosa che testeremo sul campo e vi mostreremo anche la reale qualità di ripresa. Ma come vedete ormai il sole è andato giù e quindi stacchiamo qui e domattina andiamo ad installare la dashcam sul parabrezza. Facciamo passare tutti i cavi così controlliamo che tutto funzioni alla perfezione e poi vi facciamo vedere il suo utilizzo quotidiano. Buongiorno, nuova giornata. Oggi andiamo finalmente ad installare le dashcam. La prima difficoltà, che è quella maggiore poi di fatto, è il passaggio dei cavi. Ora andremo a cercare di passare i cavi che alimentano la telecamera qui sopra senza smontare nulla. Abbiamo questa apertura, cercheremo con una sonda, con qualcosa. Pensavo di utilizzare anche questa lunga fascetta
cercheremo di far passare il filo qua dentro e di farlo sbucare qui davanti. Non so se ci riusciremo, però ora proviamo. Allora proviamo a far passare questo spinotto qua dentro, questo cavo, e vediamo un po' se riusciamo a farlo sbucare dalla parte opposta. Allora, qui vedete la plastica si alza tranquillamente, ci sono tutte le clip a incastro, bisogna stare attenti a non rompere nulla. Dovrei cercare di chiappare il filo da questa parte qua. Attacchiamo il cavo dell'accendisigari e qui c'è il cavo d'alimentazione, lo dobbiamo far passare sotto queste plastiche. Vedete, con questo strumento mi aiuto a infilare il filo all'interno di questi spazi stretti e angusti. Allora, per far passare il cavo di unione tra la telecamera frontale e quella posteriore basta, come vedete, aprire quella plastica, tirare in avanti il cielo, infilare una mano di qua e una mano dalla parte opposta e il filo, come vedete, passa da parte a parte. Quest'altra parte invece la facciamo passare sopra il soffitto, dentro la canalina, e andrà fino in fondo per collegarsi al vetro posteriore. Benissimo ragazzi, ho fatto passare il filo che va alla telecamera posteriore dietro le doghe, passa tutto dentro al soffitto fino a sbucare qua dietro da questa parte. Ora non resterà poi che fissare la telecamera qua sul vetro e collegare il cavetto. Ho un po' di margine di spazio, quindi non ci sono problemi. Oppure eventualmente l'idea è anche di usare una piccola prolunga da attaccare e staccare all'evenienza, in modo da facilitare anche l'apertura poi della portiera senza dover tirare il cavo. Adesso andiamo a posizionare la telecamera per trovare il punto esatto dove installarla. Ho collegato i due cavetti che poi vanno a scomparsa all'interno del cielo. Questa dovrebbe essere la posizione più idonea alla nostra situazione. Bene, ora andiamo ad installare la dashcam sul parabrezza. Colleghiamo il cavo alla nostra power station, così alimentiamo la telecamera e abbiamo una visuale di cosa vede. Così andiamo a posizionarla in maniera perfetta e poi, una volta trovata la posizione giusta, andremo ad incollare il biadesivo. Accendiamo la nostra power station e come riceve l'alimentazione la telecamera si accende da sola, vedete? Ora andiamo a curare l'orientamento della telecamera facendo affidamento a quello che vediamo qui sul monitor. Adesso andiamo a dare una bella pulita al vetro, così installiamo la dashcam frontale. Ora che il vetro è completamente pulito, dobbiamo mettere questa pellicola antistatica sul parabrezza. Ha una doppia linguetta protettiva, quindi andiamo prima ad applicare questa sul parabrezza e poi la telecamera la andiamo ad applicare sopra di essa. Allora, come vedete la telecamera è correttamente installata. Questa è la visuale frontale, questa è la visuale interna dell'abitacolo e questa è la visuale dove vediamo sia l'anteriore che l'abitacolo. Ora, collegando la telecamera posteriore, apparirà un terzo riquadro dove potremo vedere anche la telecamera posteriore e switchare tra le tre visuali. Allora, qui vedete la terza telecamera, qui abbiamo la possibilità di orientarla. La andremo a fissare qui in un punto che ora andiamo a stabilire e questa telecamera ci fa la ripresa posteriore. Abbiamo messo la telecamera in modalità rilevamento incidenti, perché quando noi lasciamo il nostro mezzo in un parcheggio, ad esempio, andiamo via, vogliamo essere sicuri che la dashcam controlli il nostro mezzo e tutto ciò che accade intorno ad esso. Ora supponiamo che qualcuno ci venga addosso, abbiamo messo la sensibilità a 3, quindi molto elevata, vediamo se funziona. Io faccio semplicemente così e andiamo a vedere se la macchina ci ha visto. Guardate, si è appena accesa. Si è accesa ed è venuto il simbolo del rilevamento incidente. Da questo momento la macchina registra su tutti i lati e quindi noi abbiamo le prove di tutto quello che è accaduto in nostra assenza. Ora non resta che
installare l'ultimo accessorio, ovvero questo piccolo telecomando che è in grado di fare una registrazione forzata di un evento. Quindi ad esempio stiamo guidando, una macchina ci taglia la strada o succede qualcosa di imprevisto, noi possiamo forzare la registrazione semplicemente facendo pressione su questo tasto. Verranno effettuate delle fotografie e una registrazione video salvata automaticamente nella cartella degli eventi importanti. Anche questo telecomando ha il biadesivo e lo andremo a fissare esattamente qua, in modo da averlo a portata di mano e di poterlo premere senza staccare le mani dal volante, oppure lo possiamo attaccare sul volante stesso. Allora, stiamo facendo un piccolo tratto di strada, così vedete anche la qualità di registrazione delle telecamere che registrano tutte e tre contemporaneamente. Quindi si può switchare l'immagine dalla camera frontale a quella interna all'abitacolo a quella posteriore. Questo che sentite è l'audio, quindi la qualità audio è quella registrata effettivamente dalla dashcam. Stiamo facendo un pezzo di strada, così vedete chiaramente come viene registrato. Viene riportato a monitor anche la velocità a cui stiamo andando tramite il GPS, ci sono le coordinate di dove ci troviamo, tutti dati che possono servire in caso di incidente o in caso di qualunque cosa possa accadere. Come avete visto ragazzi, questa dashcam è veramente ciò che fa per noi. Ci permette di avere il pieno controllo del van e in più ci permette anche di fare delle riprese da poter usare nei nostri filmati. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, trovate tutti i link qui sotto in descrizione e nel nostro negozio Amazon se volete acquistare la dashcam e quindi vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo con il prossimo video.